Buongiorno cari amiche e cari amici, bentornati in un nuovo tutorial, grazie ai nuovi iscritti, benvenuti e ben ritrovati ai miei vecchi amici del mio canale. Io sono Vera e oggi vi propongo un altro punto bellissimo con la particolarità che si snoda soltanto su un giro. Sapete che ne ho diversi scorrendo tra i miei tutorial di punti meravigliosi che sono la ripetizione sempre dello stesso giro. Guardate che bello, è un punto tipicamente estivo, adatto a stole, adatto anche a canottiere, adatto anche a copertine, perché no? Allora, è reversibile, quindi per le stole va benissimo, come il davanti e il di dietro, ed è la ripetizione dello stesso medesimo giro. È un po' di tempo che non ci vedevamo, quindi oggi sono proprio contenta di riproporvi un altro dei miei tutorial. Come sempre rispondo a tutti i vostri commenti, se qualcuno ogni tanto mi scappa perdonatemi, ma cominciate ad essere veramente tanti e io ne sono felice e alle volte non faccio in tempo a rispondere. L'unica cosa che volevo dire è che abbiate pazienza, ma alla solita domanda quanti punti devo mettere per non rispondo più, perché l'ho spiegato 1000 volte che non è possibile da casa gestire il vostro lavoro, dovete fare voi un campioncino e regolarvi di conseguenza. Bene, bando alle ciance, andiamo immediatamente con il tutorial di questo magnifico punto. Ho realizzato il mio campioncino con dei ferri numero 4,5 e con un filato di cotone adatto a questo periodo estivo che sta per arrivare. Bene, mettiamo via il nostro campioncino e iniziamo a farne uno insieme. Il nostro punto è un multiplo di 5, quindi vuol dire che noi dobbiamo mettere sul nostro ferro punti multipli di 5, 5 più 5 più 5 più 5, finché ne avremo bisogno per la vostra larghezza. Alla fine aggiungeremo 3 punti di equilibrio e i nostri 2 punti di vivagno. Molto spesso mi chiedete che cosa sono i punti di equilibrio, posso non metterli? No, bisogna assolutamente metterli, dove il punto lo richiede vanno messi, perché sono dei punti, e scusate la ripetizione della parola, che servono proprio a far venire il disegno. Quindi ad esempio in questo caso io ho montato 1, 2, 3, 4 e 5 punti che sono il mio primo modulo, 1, 2, 3, 4, 5 punti il mio secondo modulo, 1, 2, 3 i miei punti di equilibrio e i 2 punti di bordo di vivagno che andrò a lavorare sempre al diritto. Faccio un giro di base al diritto solo una volta. Per quale motivo? Per rendere i miei punti più morbidi, perché ci sono subito dei gettati già all'inizio, quindi per rendere i punti morbidi abbiamo un paio di modalità. O facciamo il primo ferro al diritto o anche al rovescio, come preferite, oppure montiamo i punti su 2 ferri messi insieme di modo da rendere le maglie morbide. In questo caso io eseguo semplicemente un punto, un giro di base tutto al diritto. Questo giro è soltanto il mio giro di base, quindi va ripetuto solo una volta all'inizio. Dopodiché iniziamo con la ripetizione del nostro punto, che è uguale per tutti i giri, quindi pensate, anche se lasciate il lavoro non dovete star lì a segnare dove siete arrivati, perché tanto è sempre la stessa ripetizione. Allora, punto di bordo al diritto, la sequenza è la seguente: 1, 2 e 3 punti diritti, un gettato e 2 punti insieme presi al rovescio. È tutto qui. 1, 2, 3 diritti, un gettato e 2 punti insieme presi al rovescio. Alla fine del ferro mi troverò i miei 3 punti di equilibrio che li lavorerò al diritto, 1, 2 e 3, e il mio punto di vivagno o di bordo sempre al diritto. Tutti i giri sono uguali a questo. Facciamone ancora uno insieme. Allora,
punto di bordo al diritto, dopodiché 3 punti al diritto, 1, 2 e 3, un bel gettato, riporto il filato davanti perché devo poi eseguire 2 punti insieme presi al rovescio e di nuovo 1, 2 e 3, un gettato e 2 maglie insieme prese al rovescio. Alla fine mi ritrovo con 4 punti, 3 sono di equilibrio lavorati sempre al diritto e un punto di bordo di vivagno al diritto. Vedete, è semplicissimo. Facciamone un altro, nostro ultimo giro, punto di bordo, ripetizione, 3 diritti, 1, 2 e 3, un gettato e 2 punti presi insieme al rovescio e di nuovo 3 diritti, 1, 2 e 3, un gettato e 2 maglie prese insieme al rovescio. Se avete difficoltà, scusate, termino il giro, poi parlo, e i nostri 3 punti di equilibrio al diritto, 1, 2 e 3. E il nostro punto di bordo al diritto. È tutto qui, vedete? Già si formano le colonnine. Andando avanti con il lavoro vi verrà questo risultato. Stavo dicendo, alle volte mi domandate come fare per prendere bene insieme le 2 maglie, i 2 punti insieme. Ecco, io consiglio comunque di utilizzare dei ferri nuovi perché hanno le punte più appuntite, scusate la ripetizione, e in generale questi di bambù, oltre a essere molto leggeri, hanno anche la punta molto affilata, quindi per i nostri gettati e le maglie prese insieme questa tipologia di ferri va benissimo. Io concludo il mio tutorial facendovi rivedere di nuovo questo punto magnifico. Con la ripetizione di solo un giro potrete andare avanti a fare tutti i vostri meravigliosi progetti. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e se qualcuno vuole condividere i miei video con qualche persona che sa essere interessata, io ne sono felicissima. Vi saluto, vi do un abbraccio e ci vediamo al nostro prossimo tutorial. Ciao dalla vostra Vera, ciao ciao!